Noi non lavoriamo in modo da andare contro al volere dell'acqua. Ciao amici del bosco, oggi siamo veramente in tanti e lavoriamo nel nuovo terreno. Sai, molti dubbi, scava molte buche. Ma è incredibile, dai, guarda qua. Sì. La squadra di lavoro oggi si occupa di acqua, in particolare costruiremo dei bacini. Stiamo iniziando adesso a lavorare. Andiamo a decidere noi come far muovere l'acqua, però assecondiamo sempre il suo desiderio, no? E lei si vuole spostare e scendere in discesa. In questo periodo è sempre più importante gestire bene l'acqua che piove dal cielo. Dobbiamo rallentarla nel suo corso, dobbiamo distribuirla nel territorio e dobbiamo farla infiltrare per ricaricare le falde, ed è per questo che abbiamo realizzato i bacini. Con Lorenzo Costa abbiamo già fatto dei video sulla gestione dell'acqua, ci ha spiegato più volte come va fatto, ma adesso siamo passati alla pratica nel nostro terreno, quindi è tornato a trovarci e questa volta con un gruppo di amici che sono venuti ad aiutarci abbiamo realizzato i primi bacini. Noi faremo qua, scaviamo un bacino, non gigantesco, una roba diciamo che prende un po' quel tondo lì senza andare a rovinare le radici di questi alberi, quindi tagliamo un po' con attenzione. Veniamo in qua e faremo il troppo pieno di questo bacino che se ne va in questo canale di qua. Questo qua è un bacino senza diga, ok? Perché la diga ha un tipo di costruzione. Questo io lo chiamo nido di tacchino, perché il tacchino quando fa il nido fa una buca in terra, ci s'appallottola e fa le cova le uova. Questa è una buca in terra, ok? Proprio semplice, sempre l'ABC del bacino che possiamo fare. Sta roba qua la possiamo tirare di qua perché qua faremo la sponda del canale dove potremo anche andare a mettere arbusti poi a inerbire, ok? Vi ricordate quando facevamo le buche al mare? Sì. Facevate le sponde dritte, pure io le facevo, e dove un po' l'acqua di mare non c'erano onde, ma saturava la sabbia e quella crollava e vi veniva la buca con il sotto così fatto così, tipo a anfora. Perché? Perché le sponde se sono dritte creano questo problema, perché erodono. Ora qui siamo sul piccolo, ma comunque dobbiamo sempre mantenere che l'acqua si comporta sempre nello stesso modo. Siamo in perfetta sincronia con il cielo, noi pensiamo all'acqua e lui ce la manda. Ha iniziato a piovere, ma la squadra, come vedete, non si è per niente arresa, insomma, andiamo avanti. Vi faccio fare 50 bacini oggi, se non piove ne faccio scavare 10. Un bacino dopo l'altro li faccio, ma questi vanno a una velocità. Io lavoro di zappa e piccone, ma perché io ho un suolo molto sassoso, però la zappa è meglio perché per me funziona un po' tipo la benna dell'escavatore, riesco a dargli il taglio giusto. Una giornata così è proprio da stoici, eroici. Ma quello che trattiene l'acqua è questa parte qui. Tendenzialmente io andrei giù, se non piovesse troppo, a un 80 cm al centro, però la facciamo sempre degradare. Se una persona verrebbe a dire oh, facciamo un bacino da 500.000 litri, occupiamo mezzo campo, raccogliamo più acqua. Non ho bisogno di 500.000 litri, io posso raccogliere anche 2.000 qui, 3.000 là, 4.000 là, 2.000 lì, sommati magari sono sui 20.000 litri che io faccio infiltrare e rallentare sul mio terreno. Come viene, come entra. Se l'acqua entra uscendo tipo da un tubo, cosa facciamo? Andiamo a mettere delle pietre sotto. Però lì dipende da come esce l'acqua, perché se esce un rubinetto aperto fa a 50 cm, se esce un pisciolino esce a 5. Quindi magari lastrichiamo un pezzo di un bacino dove entra l'acqua. Perché? Perché l'acqua, se la facciamo entrare con una pietra, schizza sulla pietra ma non mi erode il suolo. Qui c'è questo tubo. Questa era la sorgente, che vedete la linea praticamente va un po' storta e va verso il gelso. Qui abbiamo un vecchio bacino dove quando piove l'acqua gli esce fuori, se piove tanto dal tubo, se non piove tanto esce fuori da sottoterra. Anche noi quando andremo a fare poi l'uscita, tendenzialmente l'uscita o l'entrata, se qui si entrasse con un canale, io nelle entrate dei bacini metto sempre pietre, ok? Perché? Perché vuol dire che l'acqua la faccio entrare in modo più passiva, perché non è che lo lastrico tipo mattonelle, ma metto delle pietre. Cosa fanno le pietre? Fanno sì che l'acqua perda energia, perché l'acqua se scorre in un canale piccolo, scorre veloce, dritta e aumenta la sua energia potenziale, erode. Se io l'acqua comincio a farla girare fra dei sassi così, dei ciottoli, l'acqua è costretta a fare così e nel fare così perde velocità. E quindi crea meno danno, non mi causa erosione sulla sponda del bacino, perché l'ingresso è una sponda dove però scorre acqua e dove rischia di generare erosione. Noi questo pool di riserva nel sottosuolo lo stiamo prosciugando,
ma l'acqua che noi prosciughiamo dal sottosuolo, che non ricarichiamo, e l'acqua che piove, non facendola infiltrare, riva al mare, evapora, e questo sta iniziando a diventare troppa. E in questo senso diciamo che il ciclo si è abbreviato, perché l'acqua ritorna troppo velocemente in atmosfera. È un fenomeno che ha moltissimi aspetti e sono legati a: uno è l'accorciamento dei fiumi. Il Po si è accorciato di 50 km in 100 anni, che uno dice vabbè, ma 50 km su quanto è lungo il Po, che effetto ha? Ce l'ha, perché 50 km vuol dire che tu hai raddrizzato il Po e di fatto hai abbreviato il corso dell'acqua, perché l'acqua arriva prima al mare. Quindi quando c'è un fenomeno di piena, l'acqua viene tutta portata dal Po tipo canale, è un canale largo ma è un canale. Il fiume Enza, come il Santerno, come il Reno, sono diventati dei canali. Il Reno non era largo 20 metri, era largo 100 metri. Quando era in piena l'acqua cosa faceva? Esondava, c'era una fascia ripariale che era da un punto di vista ecologico pronta ad accogliere quell'acqua, perché tutti gli alberi cosa fanno? Fanno da filtro, rallentano il flusso, e quindi l'acqua cosa faceva? Si allargava, fluiva più lentamente e arrivava al mare. Deve essere largo e poi deve imboccare. Qui levate tipo 5 cm. Qua? Qua togliete, però qua sul fondo qui dove sei te nel canale levate proprio 5 cm, non di più. Guarda che secondo me qui, se noi scaviamo ancora e con la pioggia esce acqua perché sta diventando sabbioso. Vedi la stratificazione? Sì. Tu vedi qua, se tu guardi, hai argilla, hai il cotico erboso, è più argilloso. Vedi dove il piede è più sabbioso? Sì, è questa qua, la vedi? Sì. Più rossiccia, sabbiosa. Se scaviamo altri 40-50 cm secondo me inizia a essere molto più umido. Però mi allargherei tipo a goccia, cioè potremmo mangiarci il pezzo lì. Meglio questo, non so solo che Quando noi diciamo è piovuto 10 mm, vuol dire 10 litri su metro quadrato. Capite che se piove 10 mm su 6 ettari, il nostro ettaro più 5 sopra, 600.000. Vuol dire che 10 mm sono 600.000 litri e sono piovuti sul tuo terreno. Tutti sti litri che sono piovuti si sono infiltrati? No. Alcuna parte si infiltra, una parte ruscella, tecnicamente il termine ruscellare, scorre sulla superficie. Che tipologia di suolo ho e che pendio ho? Perché in base al pendio e in base alla tipologia di suolo ruscellerà di meno o di più l'acqua. Quando noi infiltriamo l'acqua diamo vita a una serie di fenomeni che sono: uno, sosteniamo la fertilità del suolo, perché l'umidità nel suolo aiuta i processi di decomposizione e di trasformazione della sostanza organica, perché molti microrganismi, ma gli stessi lombrichi, se un suolo è asciutto e caldo a una temperatura assurda, non ci sono. La popolazione diminuisce, si ritira, va più a fondo, ma in alcuni casi scompare, perché di lombrichi ce ne sono di vari tipi, quelli che vivono nel sottosuolo più profondo, quelli che vivono nella lettiera, che si muovono in orizzontale, e quelli che si muovono in orizzontale nel primo 50 cm di suolo. Quindi per noi è fondamentale attivare questi processi qua, e con l'umidità. Se voi andate a pensare, no, nel piccolo, quando voi fate pacciamatura nell'orto, è gestione dell'acqua piovana. Quindi adesso l'indicazione è scavare qui per allargare questo canale? Esatto, per fare il bacino di contenimento. Ok. C'è sempre quel discorso di mettere la terra qui, sul bordo? Sì, di allargare, togliere tutta questa, perché poi scaveremo ancora qua un po' più profondo. Bravi, sono bravissimi. Questo hanno scavato in 20 minuti, avevamo già fatto questo, poi è iniziato a piovere, però sono perfetti. Tipo una striscia, in modo che poi le pietre sono... Non stiamo facendo una pavimentazione con le pietre una accanto all'altra, le mettete proprio sovrapposte, ok? Cioè quel piano lì dovrebbe essere. È proprio più argilloso. Là rimane tutto più umido, vedi in superficie, vedi com'è. Questa è proprio argilla, guarda com'è. Se riesci a fare il tarallo e bene o male non si spezza, puoi capire la porzione d'argilla. Tu questo qua, se lo fai laggiù, ce n'hai probabilmente meno. Qui probabilmente è più bagnato perché c'è più argilla. Il che va bene. L'acqua da lì, quando entrerà lì e comincerà a riempire quel bacino, comincerà a defluire di qua. Qui magari ripuliamo un po'. Chi era prima che sotto la pioggia faceva il lavoro tipo il cuoco? Dove sta? Lo chef, vieni qua, Batman! Capito? Ma aspettavi di trovare una roba liscia.
Ancora una volta la forza del gruppo mi ha stupita. Se avessi dovuto scavare tutto da sola sarebbe stata una gran faticaccia, invece in pochissimi minuti i primi 2 bacini sono nati quasi per magia. Ve l'avevo detto, per gestire questo nuovo terreno avevo bisogno del vostro aiuto e questa giornata è stata la prima, spero, di una serie di giornate in cui con il vostro aiuto abbiamo raggiunto un risultato importante. Quindi grazie a tutti coloro che sono venuti a darci una mano per questi scavi. Da funzionare con la pioggia. Vedi, allora si potrebbe mangiare fino a lì, perché vedi da lì scende lì, scende anche di qua. Abbiamo avuto ben 2 acquazzoni che ci hanno bloccato proprio mentre stavamo lavorando, però ci hanno dato anche una risposta immediata del nostro lavoro, quindi è stato bellissimo praticamente a fine giornata vedere subito entrare in funzione i nostri bacini di accumulo. Ma è incredibile, dai, guarda E da là dove sei tu ne scende anche. E guarda qua. Ma se noi qui facciamo un canaletto che un po' la porta giù e si può mettere le pietre proprio a scalini che scendono, qui tu puoi arrivare fin qua col canale e tu recuperi molta più acqua. Il lavoro della giornata ha funzionato, il riscontro è stato immediato perché è arrivata la pioggia. Assolutamente. Ok, quindi il bacino è pieno. Questo è il primo bacino, l'abbiamo fatto sotto al piano stradale. Da una prima osservazione era stato evidente che da là arrivava molta acqua. Come inizia a piovere, dopo pochi minuti si vede scendere l'acqua, il bacino si riempie e quando è pieno prosegue il suo percorso. Abbiamo ampliato una canaletta che già c'era e che raggiungeva la zona della vecchia sorgente. Qui un tempo c'era acqua che stillava continuamente. Da lì ci siamo ricollegati a dei canali che già erano stati realizzati dal precedente proprietario e abbiamo realizzato il secondo bacino di accumulo. Stessa funzione, l'acqua deve fermarsi e avere il tempo di infiltrare nel terreno. L'acqua che arriva dalla strada, invece di farla defluire nel canale velocemente, con questo piccolo bacino la facciamo rallentare e infiltrare qua. Ecco il secondo bacino, anche questo si è riempito in modo diverso però. Abbiamo dovuto aspettare perché questo bacino viene alimentato dal canale che esce dalla sorgente che abbiamo visto prima, passa sotto a dove noi passiamo, possiamo passare con le macchine, comunque dove c'è il passaggio, esce da qua sotto. Noi qui abbiamo fatto una prima sorta di trappola di sedimentazione qua per fermare l'acqua. In realtà ora ovviamente con tutta terra smossa comunque l'acqua è uscita un po' sporca, però l'acqua viene da qui sotto dove c'è quest'edera, passa in questa trappola di sedimentazione, passa sotto il ponticino, riempie questo secondo bacino, quindi viene rallentata qui l'acqua, poi arrivata al suo troppo pieno rientrerà nel canale che defluisce. Se non fosse piovuto oggi probabilmente saremmo riusciti a fare un terzo bacino un po' più giù. Questi lavori a cosa servono in realtà? Non a raccogliere acqua nel senso di tenerla, ma sostanzialmente a rallentare il deflusso e far sì che quest'acqua infiltri lentamente nel terreno, reidratandolo col tempo. Per cui ogni pioggia noi andremo a ricaricare le eventuali vene, insomma gli acquiferi che abbiamo sottoterra, creando tutta una serie di benefici sul suolo e sulla fertilità. Ricordiamocelo, l'acqua si pianta, acqua ed alberi sono estremamente collegati, quindi è giusto fare le nostre opere per gestire l'acqua, ma senza gli alberi non ce l'avremo tutta questa acqua. Insomma, stiamo cercando veramente di creare un sistema che vada a contrastare le difficoltà che abbiamo. Vogliamo un suolo più fertile che trattenga acqua, vogliamo alberi che sono dei grandi depositi d'acqua e vogliamo lasciare il tempo all'acqua di rimanere nel nostro terreno per offrirci tutti i suoi meravigliosi servizi. Pianura Padana era un bosco. Nel Veneto fino agli anni 60 non esistevano vigneti specializzati. I vigneti erano tutti maritati, consociati con siepi forestali intorno. Si è perso tutto questo perché più si toglie alberi più si recupera il suolo agricolo, non capendo che il tuo intervento agricolo è inserito in un sistema. Gli alberi servivano per gestire anche gli eccessi di acqua. Il lavoro di gestione dell'acqua, quindi anche lo scavare canali e bacini, è appena iniziato e dovremo adesso integrare questa parte del lavoro con il resto del progetto che prevede di piantare tantissimi alberi. Qui vogliamo riforestare e nel frattempo fare agricoltura. È stata una giornata complicata, Lorenzo, perché la pioggia ha un po' giocato con noi, però ci ha dato una soddisfazione finale riempiendo i bacini appena realizzati. Adesso che facciamo però? Quelli che non siamo riusciti a scavare?
facciamo la giornata bis. Facciamo la giornata Al massimo. Ok. Facciamo la Allora, giornata. Lorenzo ha dato la disponibilità, quindi se volete organizziamo un'altra giornata. Assolutamente. Grazie a te Lorenzo, grazie a tutti, Grazie ci a vediamo voi. al prossimo. È stato Alla un prossima. bellissimo lavoro di squadra, Ciao. Ciao ciao ciao. E che siamo di passaggio come lombrichi nella terra, che si nasce e poi si muore come alberi nel bosco.